Oggi vorrei un pane pieno di buchi, un pane profumato, un pane digeribile, un pane che duri a lungo. Per fare un pane del genere ci vuole un prefermento ed io oggi utilizzerò la biga. La biga è un preimpasto asciutto che prevede dalle 16 alle 48 ore di fermentazione. Grazie alla sua acidità, la biga renderà il pane più resistente alle muffe, facendolo durare più a lungo. Inoltre, grazie all'acidità, la maglia glutinica sarà più estensibile e quindi si svilupperà una alveolatura più accentuata. Per fare la biga ho pensato di utilizzare questa farina, le Tre Grazie. Ma sei sicuro di utilizzare questa farina? Sì, perché ho comprato questa farina in un supermercato qui a Roma, mi sembrava un'ottima farina. No! Per fare la biga bisogna utilizzare una farina con un W di almeno 300, quindi guarda, ti consiglio di utilizzare questa Manitoba. Ok, allora utilizzerò la Manitoba e poi dopo nel rinfresco utilizzerò la farina delle Tre Grazie. Le giuste dosi della biga dipendono fortemente dalla temperatura dove viene fatta fermentare la biga. Le temperature ottimali sono dai 18 ai 20 gradi e l'idratazione che si deve dare alla biga è un 44%. Se la temperatura ambiente è più alta, bisognerà abbassare l'idratazione della farina. Quindi nel mio caso ci sono 23 gradi a casa e quindi dal 44% di idratazione scenderò al 43-42%. Quindi le dosi della biga saranno 180 g di farina, 76 g di acqua fredda e 2 g di lievito. Prendo il lievito e lo sbriciolo nella farina. Vado ad aggiungere tutta la quantità di acqua e inizio a mescolare. Dovremo ottenere un composto molto grezzo, non dobbiamo formare la maglia glutinica perché il nostro intento è quello di far fermentare e non farla lievitare. Dopo circa 2-3 minuti la nostra biga è pronta. Ecco com'è la consistenza. Prendiamo la pellicola e sigilliamo la biga. Applichiamo 2 fori per farla respirare leggermente e la lasciamo fermentare per 16 ore. È domenica mattina, i panettini si svegliano presto e adesso passiamo alla fase 2. Mascherina obbligatoria, guanti, distanza di almeno 1 metro. Dopo 16 ore la biga è pronta. 370 g di acqua, 8 g di sale, 2 g di lievito e 420 g di farina Tre Grazie. Tutta la farina nel composto, il lievito e aggiungiamo l'acqua. Quasi tutta l'acqua e impastiamo alla prima velocità. La temperatura dell'impasto è fondamentale. Attualmente l'impasto è a 18 gradi perché abbiamo aggiunto dell'acqua fredda. L'impasto alla fine dovrà avere una temperatura che va dai 25 ai 30 gradi, quindi un'ottima temperatura sarebbe quella di 27 gradi. Dopo circa 7 minuti l'impasto ha una temperatura di 21 gradi. Ci fermiamo e andiamo ad inserire gli 8 g di sale, aggiungendo anche l'ultimo goccio d'acqua e proseguiamo alla seconda velocità. Ecco, dopo circa 12 minuti l'impasto ha una temperatura di 24 gradi. Proseguiamo alla quinta velocità e incordiamo il nostro impasto.
Dopo circa 16 minuti l'impasto ha una temperatura di 26 gradi. Ci fermiamo e andiamo a mettere l'impasto in un contenitore che poi sigilleremo e lo versiamo direttamente nel contenitore. Aspettiamo il raddoppio e poi passiamo alla fase successiva. Durante la lievitazione possiamo anche effettuare delle pieghe a fazzoletto in questo modo per far inglobare altra aria nell'impasto. Ed eccoci qui, dopo circa 3 ore e mezzo di lievitazione l'impasto è più che raddoppiato. Allora prendiamo un canovaccio, spruzziamo dell'acqua sopra e aggiungiamo della semola. Lo mettiamo nella ciotola e rovesciamo il nostro impasto sul banco di lavoro. Quindi adesso effettueremo delle pieghe a fazzoletto in questo modo e spostiamo il nostro impasto nella ciotola. Lo mettiamo in una busta sigillata e continuiamo a farlo lievitare in frigo. Allora impostiamo il forno a 250 gradi, dell'acqua. Allora, dopo 7 ore di lievitazione in frigo, prendiamo il nostro impasto, lo trasferiamo in quest'altro contenitore, in questo scolapasta, perché gli ho dato troppa fiducia, c'è troppo spazio e quindi per spostarlo da una parte all'altra ci conviene metterlo prima qui, mettiamo altra semola rimacinata e lo ribaltiamo con la pala. Ecco qui. Allora effettuiamo la nostra decorazione. Io utilizzerò un bisturi, vediamo come si comporta questo bisturi. Non taglia. Facciamo prima delle stelline e poi effettuiamo un taglio. Okay. E via in forno. Cuociamo il pane per 20 minuti con il forno statico a 250 gradi, poi per altri 15 minuti con il forno ventilato a 210 gradi ed infine per 15 minuti con il forno leggermente aperto, magari utilizzate un mestolo, a 180 gradi. Se vi sta piacendo il video mettete un mi piace e iscrivetevi al canale. Il pane è pronto. Sentite come scrocchia. Dopo circa un'ora possiamo procedere al taglio. Bello croccante.